Benvenuti! Oggi parliamo della Mary Sue. In letteratura esiste infatti un personaggio molto particolare. È un personaggio che appartiene alla narrativa, quindi racconti più brevi o più lunghi, romanzi, ma in realtà anche film, serie TV, cartoni animati. Insomma, ovunque c'è narrativa ci può essere questo personaggio. Questo personaggio è molto amato da chi lo crea, ma di solito molto poco da chi lo guarda o lo legge, e può anche attirare un sacco di critiche negative. Questo personaggio almeno una volta è stato creato praticamente da chiunque scrive. Scrive in senso lato, quindi dalla narrativa alle sceneggiature a qualunque cosa. E nonostante questo, gli scrittori, quindi sempre in senso lato, i narratori, in realtà hanno paura di questo personaggio e sanno che bisogna starci un po' attenti. I narratori infatti sanno che questo personaggio è subdolo, cioè non ti accorgi che lo stai creando e quindi lei si infiltra all'interno della tua creazione, all'interno dei tuoi scritti e può addirittura, tra virgolette, distruggerli. Il suo nome è Mary Sue quando è femmina e Gary Stu o Marty Stu quando è maschio. Mary Sue ha una data di nascita, il 1973. In che senso? Per conoscerla dobbiamo fare un passo indietro e capire un attimo il contesto. Nel 1966 negli Stati Uniti viene trasmessa per la prima volta una nuova serie TV, Star Trek. Questa serie ha un concept incredibilmente nuovo sotto tanti aspetti. Tanto per incominciare, il suo creatore, Gene Roddenberry, si era ispirato ai telefilm del Far West, ma invece di fare un telefilm ambientato nel Far West, aveva deciso di trasportare questa logica nella fantascienza. Questa serie racconta infatti le avventure dell'equipaggio della nave spaziale Enterprise attraverso il cosmo e ogni puntata era trattata come se fosse un piccolo film. E questa nave non è un cane sciolto, ma appartiene a un sistema politico molto ben definito, la Federazione Unita dei Pianeti. E, cosa molto importante, l'Enterprise non è in missione di conquista e non è in missione di guerra. La missione dell'Enterprise è esplorare e, eventualmente, dove possibile, instaurare relazioni diplomatiche. E questa cosa forse oggi potrebbe non sembrare così incredibile, però dobbiamo tenere presente che era l'America degli anni 60 e quindi un messaggio di questo tipo non era poi così scontato. Così come non era per nulla scontato e anzi molto molto innovativo l'equipaggio e quindi anche il cast di questa serie, che all'epoca era detto interrazziale. E lo era sotto molti aspetti.
Per esempio, nell'equipaggio dell'Enterprise troviamo persone appartenenti a nazionalità diverse che all'epoca si facevano guerra o comunque che all'epoca non andavano troppo d'accordo. Ma nel futuro di Star Trek la Terra è presentata in pace e quindi le persone di tutte le nazionalità lavorano insieme. Infatti, nell'equipaggio troviamo per esempio americani, giapponesi e russi che lavorano insieme. Ma non solo, altro messaggio rivoluzionario per l'epoca era che in plancia c'è anche una persona con la pelle nera, per la precisione il tenente Uhura, la quale è l'addetta alle comunicazioni, l'addetta principale alle comunicazioni e lavora in plancia e messaggio importantissimo per l'epoca, non fa nessuna differenza il colore della pelle, ma solo le abilità. E non è tutto. Infatti, il tenente Uhura è una donna. E anche qui, importantissimo messaggio di uguaglianza. Gene Roddenberry teneva moltissimo a questa cosa, teneva moltissimo al messaggio di uguaglianza tra uomini e donne. Infatti, originariamente Gene Roddenberry aveva pensato la serie un pochino diversa in alcuni punti. Per esempio, originariamente nella sua idea le uniformi erano in pantaloni per tutti, uomini e donne, ma la produzione non glielo permise. Questa è la ragione per cui le donne hanno l'uniforme con la gonna. E tra l'altro Gene Roddenberry avrebbe voluto dare alle donne un ruolo di comando maggiore e di nuovo lui ci aveva provato. Infatti nel primo pilot di Star Trek, che è The Cage, in italiano tradotto come Lo Zoo di Talos, si vede che ci sono dei personaggi diversi. Il capitano non è Kirk ma è Pike e il primo ufficiale è una donna, number one, la numero 1. Anche questo era stato cassato dalla produzione e quindi Gene Roddenberry aveva un po' dovuto adattarsi, ma non ha rinunciato al messaggio di uguaglianza e lui una donna in plancia ce l'ha messa e gli ha dato comunque un ruolo di spicco, il tenente addetto principale alle comunicazioni, quindi una posizione fondamentale. Anche questo messaggio rivoluzionario per l'epoca. E ultimo ma non ultimo, a sottolineare il messaggio di inclusività di Gene Roddenberry, in plancia abbiamo anche un alieno, un vulcaniano per la precisione, che lavora con le mansioni di primo ufficiale, quindi di secondo in comando, e di ufficiale scientifico, e che è il signor Spock. Faccio un piccolo inciso. Io sono abituata alla versione originale, quindi mi viene da dire Capitano Kirk, ma è vero, in Italia lo chiamano Capitano Kirk, ma va bene uguale. E anche Mr. Spock in versione originale in lingua inglese si pronuncia Spock con una sorta di A aperta, mentre so che in alcuni doppiaggi italiani è stato doppiato Spock. Io non sono abituata a chiamarlo Spock, ho presente la versione originale e quindi a me viene da chiamarlo Signor Spock, Mr. Spock. Però va bene, non importa, quelli sono, diciamo, dei piccoli cambiamenti di doppiaggio, ma insomma, i personaggi sono loro. Come si sarà capito, io sono una fan di Star Trek, sia di questa che è detta la serie originale, quindi The Original Serie, che è abbreviata in TOS, quindi questa qua, la serie classica, ecco in italiano si chiama serie classica, viene detta TOS, cioè The Original Serie, perché dopo negli anni 80 Gene Roddenberry ne ha fatta un'altra che è la TNG, The Next Generation, bellissima anche quella, consigliatissima anche quella, e poi sono arrivati altri. Ma il punto è che non sono l'unica ad amare Star Trek. Infatti, Star Trek è diventato un vero e proprio cult e lo è diventato da subito. E questo a noi interessa per capire da dove nasce questo personaggio letterario così particolare di cui parliamo oggi. Infatti, il fatto di essere un cult, il fatto che questa serie sia diventata un cult, ha fatto sì che nascesse una fan base bella solida, che nel tempo, invece di evaporare, invece di disgregarsi, si rafforza sempre di più e si rimpingua sempre di più. E questo va benissimo. Però che cosa accade? Che quando ci sono tanti fan, i fan
coprono tante fasce di età. E un'altra cosa che accade è che spesso i fan, non solo quelli più giovani, tutti i fan, cominciano a creare delle nuove storie, normalmente scritte, delle nuove storie che hanno per protagonisti i loro personaggi amati. Queste sono le fanfiction, cioè letteralmente le fiction, cioè le narrazioni dei fan. E le fanfiction vengono scritte dai fan come omaggio ai propri beniamini, ai propri personaggi preferiti, al proprio mondo preferito, ma anche vengono scritte per dare sfogo alla creatività in maniera da avere a disposizione ancora più storie di quelle che ci sono. Per esempio, le puntate della serie classica di Star Trek sono in tutto 79 per un totale di 3 stagioni. I fan, scrivendo fanfiction, hanno ampliato enormemente questo mondo, quindi le puntate non sono più solo 79, ma sono molte di più. E le fanfiction non sono in realtà un fenomeno moderno o un fenomeno di internet. Le fanfiction nascono nell'Ottocento grazie a Sherlock Holmes. Infatti nel 1887 viene pubblicato il primo, non è un racconto, il primo romanzo breve con protagonista Sherlock Holmes, Uno studio in rosso. E sì, sono fan anche di Sherlock Holmes. E Sherlock Holmes diventa immediatamente amatissimo e in breve tempo diventa quello che oggi noi diremmo un cult, ma proprio già al suo tempo. E le persone hanno cominciato a scrivere quelli che all'epoca venivano chiamati apocrifi. Infatti nel mondo di Sherlock Holmes non si chiamano fanfiction, si chiamano apocrifi. Addirittura all'interno del canone, ora non mi dilungo, però all'interno del canone c'è un paio di racconti che non siamo sicuri se siano attribuibili a Conan Doyle o se siano degli apocrifi. Comunque, insomma, le fanfiction nascono lì, perciò non è un fenomeno moderno, o meglio, è un fenomeno moderno nel senso che comunque già nell'Ottocento, già questo Ottocento lo possiamo considerare epoca moderna come concetto, come approccio alla narrativa, ai racconti, all'intrattenimento. Però non è sicuramente un fenomeno dato da pochi anni su internet, tutt'altro le fanfiction hanno una storia piuttosto lunga. Ma qual è il punto? Il punto è che all'interno di una fanbase così tanto ampia, come detto, andiamo a prendere anche delle fasce di età più giovani, adolescenti o anche un po' prima. E che cosa accade? Ovviamente non in tutti i casi, ma frequentemente può accadere che ragazzi più giovani amino fantasticare di trovarsi a vivere avventure insieme ai loro beniamini, insieme ai loro personaggi preferiti. E quindi ciò che accade è che all'interno delle fanfiction che loro scrivono compaiano dei personaggi cosiddetti non canonici, cioè non facenti parte dell'universo che già esiste e del quale loro sono fan, e che molte volte sono i cosiddetti self-insert, cioè sono loro stessi che si mettono dentro come personaggio. Per spiegare in 2 parole questa cosa, per chi magari non è molto avvezzo a questo tipo di mondo, l'universo canonico è quello della creazione dell'autore originale. Per esempio, per quanto riguarda Star Trek, visto che il personaggio di cui ora parliamo nasce da qui, prendiamo Star Trek come esempio. Star Trek è l'universo canonico, quindi così come l'ha creato Gene Roddenberry. Se guardiamo le puntate, Star Trek, quello è l'universo canonico, con quei personaggi lì, che funziona così, con quegli ambienti lì, con quelle regole lì, e tutto quanto. Ora, facciamo finta che io volessi scrivere una fanfiction. Scrivo quindi un racconto mio utilizzando quei personaggi lì e quell'ambiente lì e quel mondo lì. Quindi è una fanfiction, una fiction di un fan. Se io in questa fanfiction voglio raccontare che c'è un personaggio
che in Star Trek non esiste. Quindi faccio esempio. In Star Trek i personaggi principali sono il capitano Kirk, il signor Spock, il dottor McCoy, il signor Scott, il tenente Uhura, il tenente Sulu, il guardiamarina Chekhov e poi c'è anche l'infermiera Chapel. Questi sono grosso modo i principali. Facciamo finta che io voglia creare il tenente... non lo so, il tenente Kowalski, ok? Non esiste nell'universo di Star Trek, quindi quello è un personaggio non canonico. Se in più io creo un personaggio non canonico che però è il mio alter ego, quello si dice self-insert, cioè mi ci metto dentro io. Ottimo, adesso abbiamo il contesto e tutto quello che ci serve. Quindi torniamo o meglio in questo caso andiamo avanti, nel 1973. Un bel giorno del 73, infatti, una studentessa universitaria di nome Paula Smith si rende conto di qualcosa. Lei era una fan di Star Trek e leggeva anche fanfiction di Star Trek. E lei si rese conto che una grande parte di queste fanfiction presentava un personaggio che che era sempre lo stesso, ma non avrebbe dovuto. Queste fanfiction erano per lo più scritte da ragazzi, ma soprattutto da ragazze molto giovani. E questo personaggio era diverso in ciascun racconto, ma in realtà era sempre lo stesso. Era un personaggio non canonico e molto probabilmente era un self-insert dell'autore o dell'autrice. Il problema però era la qualità di questo personaggio, la tipologia di questo personaggio. E adesso tra un attimo vediamo il perché. E allora Paula decise di di scrivere la sua. E scrisse quindi una fanfiction parodistica, brevissima, proprio brevissima, sono poche righe, perché la finalità di Paula era, come dire, fare una caricatura di questo tipo di personaggio. E Paula quindi fece questa fanfiction parodistica dove creò questo personaggio caricaturale, che in realtà poi non è neanche troppo caricaturale rispetto al personaggio effettivo. E il suo personaggio non canonico, e nel suo caso non era un self-insert, però che doveva fare il verso ai self-insert, Paula la chiamò, perché è un personaggio femminile, Mary Sue. E il perché Paula chiamò il suo personaggio caricatura Mary Sue non lo so, non ho trovato informazioni particolari e che sappia io non c'è una ragione particolare. Probabilmente l'ha chiamato così perché ha dato un nome al personaggio, però da questo momento Mary Sue diventa qualcos'altro. E allora adesso leggiamo questa brevissima fanfiction di Paula. Dunque, ovviamente in lingua originale è in inglese. Questo testo che vado a leggere è la mia traduzione. Io perciò lascio in info box il testo originale di Paula Smith. La fanfiction di Paula si intitola A Trekkie's Tale, ovvero il racconto di un Trekkie, laddove Trekkie o Trekker sono i fan di Star Trek. Accipicchia, perbacco, oh, per dindirindina, pensò Mary Sue mentre saliva sul ponte di comando dell'Enterprise. Eccomi qui, il più giovane tenente della flotta, a soli 15 anni e mezzo. Il capitano Kirk le si avvicinò. Oh, tenente, la amo alla follia. Vuole venire a letto con me? Capitano, non sono quel tipo di ragazza. Ha ragione e la rispetto per questo.
Ecco, prenda il comando della nave per un minuto, mentre vado a prendere un po' di caffè per noi. Il signor Spock entrò in plancia. Cosa ci fa al posto di comando, tenente? Me l'ha detto il capitano. Logica impeccabile, ammiro la sua mente. Il capitano Kirk, il signor Spock, il dottor McCoy e il signor Scott si teletrasportarono con il tenente Mary Sue su Rigel 37. Furono attaccati da androidi verdi e gettati in prigione. In un momento di debolezza, il tenente Mary Sue rivelò al signor Spock che anche lei era per metà vulcaniana, ma ripresasi rapidamente fece scattare la serratura con la sua forcina per capelli e tutti riuscirono a tornare alla nave. Ma tornati a bordo, il dottor McCoy e il tenente Mary Sue scoprirono che gli uomini che si erano teletrasportati erano stati gravemente colpiti da Jumping Cold Robbies. Questa locuzione è praticamente intraducibile in italiano, neanche il traduttore di Google mi ha saputo aiutare. Io l'ho tradotta come influenza salterina. Quindi, il dottor McCoy e il tenente Mary Sue scoprirono che gli uomini che si erano teletrasportati erano stati gravemente colpiti da influenza salterina. Mary Sue in misura minore. Mentre i 4 ufficiali languivano in infermeria, il tenente Mary Sue guidava la nave e la guidava così bene da ricevere il premio Nobel per la pace, l'ordine vulcaniano della cavalleria e l'ordine tralfamadoriano dei bravi ragazzi. Tuttavia, la malattia alla fine la assalì e si ammalò mortalmente. In infermeria, mentre esalava l'ultimo respiro, era circondata dal capitano Kirk, dal signor Spock, dal dottor McCoy e dal signor Scott, che piangevano senza vergogna per la perdita della sua bella giovinezza e della sua giovane bellezza, della sua intelligenza, delle sue capacità e della sua incommensurabile gentilezza. Ancora oggi il suo compleanno è una festa nazionale sull'Enterprise. Questo breve brano sembra un'autentica stupidata, ma in realtà no, tutt'altro. Infatti adesso andiamo un attimo ad analizzarlo. Innanzitutto il brano parte con un modo di parlare che io l'ho tradotto così, però in originale dice una cosa tipo Gee, golly gosh, glorious ski, qualcosa, cioè ok, per far capire quanto è improbabile questo personaggio. E la prima cosa che questo personaggio dice tra sé e sé è: sono il più giovane tenente della flotta, ha soli 15 anni e mezzo. Quindi già qua capiamo qualcosa di questo personaggio. È, diciamo, troppo giovane per il posto dov'è? Grosso modo. Dopo, quando analizziamo il personaggio, andiamo a parlarne meglio. Poi Paula ci mostra che come parte la fanfiction c'è già qualcuno innamorato di questo personaggio. In questo caso è il capitano, che per carità il capitano Kirk, diciamo che era un po' uno sciupafemmine, però il senso di questo scritto parodistico è che neanche partiamo e già c'è qualcuno innamorato di questo personaggio, in questo caso è il capitano, che le lascia anche il comando della nave, così, perché è lei. Poi c'è l'ingresso del signor Spock che entra in plancia, la vede sulla poltrona di comando e gli dice: scusa, sai che ci fai qua? E lei gli risponde, ma che alla fine gli risponde anche la verità, gli dice: me l'ha detto il capitano di star qua. Quindi una risposta normalissima che non è che serve chissà che intelligenza per darla. E il fatto che Spock le risponde: che logica, ammiro la sua mente. Questa cosa ha anche una lettura in più. Bisogna sapere che signor Spock fa parte dei vulcaniani e la cultura dei vulcaniani è tutta votata alla logica, quindi escludono le emozioni e si votano totalmente alla logica. E il punto è che si percepiscono anche superiori agli umani e ai terrestri. Quindi farsi dire da Spock: che logica incredibile, ammiro la tua mente,
una roba mai vista. E quindi qui c'è la parodia del fatto che lei dà una risposta, no, non è una risposta stupida, però è la risposta normale, cioè, me l'ha detto lui, cioè sono qua perché me l'ha detto lui. Oh, che logica, no? C'è Spock che dice una roba che non ha detto mai nella vita nessuno a momenti e quindi voilà, perché è lei, naturalmente. Poi a Pola, che non importava assolutamente nulla di scrivere qualcosa di ben fatto, taglia brusco, ci teletrasportiamo sul pianeta, quindi scende la squadra di sbarco con i 4 ufficiali maggiori, quindi il capitano, il primo ufficiale, il medico di bordo e l'ingegnere di bordo, sono i 4 che sono stati citati, e il tenente Mary Sue, che non si è capito perché deve andare con loro. Però è quello, cioè il personaggio che non si capisce che mansioni ha, non si capisce che competenze ha, ma sta sempre in mezzo. Ok. E vabbè, poi sono giù, vengono rapiti dagli androidi, insomma, perché insomma succede qualcosa e, punto importante, nella parodia dei personaggi che Pola, della tipologia di personaggio che Pola vedeva, in un momento di debolezza il tenente Mary Sue confessa al signor Spock anch'io sono metà vulcaniana. Questa cosa, di nuovo, tra un attimo, quando analizziamo nel dettaglio il personaggio della Mary Sue, vediamo il perché questa cosa è importante. Insomma, questo personaggio è sempre più speciale degli altri. Per carità, anche Spock è un vulcaniano, in realtà è un mezzo vulcaniano, però è un altro discorso, lui è un personaggio costruito così. Invece questo personaggio che è sempre speciale, quindi ha sempre queste caratteristiche speciali, anch'io in realtà sono mezza vulcaniana. Subito, frase successiva, Mary Sue si riprende e salva tutti con una forcina per capelli, quindi si leva la forcina, fa scattare, in inglese c'è scritto lock, quindi o serratura, lucchetto, insomma, fa scattare la porta e tutti sono liberi. E anche qua vediamo lo stereotipo che veniva riproposto. Questo personaggio che di nuovo non si capisce bene che competenze abbia, che mansioni abbia, che abilità abbia, ma che sa fare tutto meglio degli altri. Cioè, ricordiamo che questa squadra di sbarco è formata dai 4 ufficiali più anziani, nel senso di competenze, cioè il capitano, il primo ufficiale, il medico capo di bordo e l'ingegnere capo di bordo. Tutti loro insieme, con tutta l'esperienza che hanno, non arrivano a fare quello che fa lei a 15 anni e mezzo, quindi lei salva tutti avendo più esperienza di chi invece dovrebbe avere esperienza di chi comanda la nave da decenni. E inoltre, anche questa è una cosa da non sottovalutare, lei apre la serratura con la forcina per capelli, ovvero con qualcosa che le appartiene. Ora, io non lo so se fino a questo livello, cioè fino qua è evidente che Pola ha scritto perché voleva scrivere questo. Io non lo so se mettendo la forcina per capelli Pola abbia proprio voluto dare la sottigliezza del talento personale del personaggio, cioè qualcosa che gli appartiene, o se semplicemente abbia scelto la forcina per capelli perché è qualcosa di improbabile. Però, in effetti, anche qualora fosse un caso, funziona tantissimo perché, come vedremo tra poco, questo tipo di personaggio ha sempre questi talenti personali che solo lei ha, cioè questa cosa che è solo sua, ha la forcina per capelli, qualcosa che gli altri non hanno, non possono avere, non penserebbero e qualcosa che in effetti non avrebbe senso utilizzare o comunque diciamo che nel 2266 forse una serratura aliena è improbabile farla scattare una forcina per capelli. Poi per carità, tutto è possibile, eh? Quindi tutti salvati da Mary Sue, perché sennò gli ufficiali anziani erano ancora là imprigionati, tutti salvati da lei ritornano a bordo. Ma ok, si sono ammalati. E questo va bene, è un espediente narrativo. Tutti gli ufficiali di sbarco, della squadra di sbarco, si sono ammalati. Ma lei no, cioè sì. Ecco, e qua arriva un'altra parodia di quello che vedeva Pola.
Tutti si ammalano, lei anche, però lei è in grado di guidare la nave. È vero, viene detto che si ammala un po' di meno, però nonostante sia ammalata di questa cosa che ha messo a letto 4 militari addestrati, lei riesce a comandare la nave, riesce a governare la nave nonostante sia ammalata. Persino più del capitano Kirk, che in una puntata di quelle vere si è preso una coltellata ed è andato in plancia lo stesso. Quindi tutti sono a letto, tutti sono zerbinati a letto, ma lei no. E quindi abbiamo il personaggio eroe, no, qua un eroe martire che nonostante stia male comanda la nave lo stesso e lo fa talmente bene che poi Pola fa questo elenco ridicolo, no? Il Nobel per la pace, l'ordine di cavalleria, l'ordine dei bravi ragazzi, ok, per far capire l'improbabilità di questo personaggio e delle sue azioni. E infine, coronamento, il martire si è sacrificato, quindi lei ha guidato la nave anche se stava male, gli altri sono guariti e lei muore. E tutti la piangono, anche Spock che è tutto un personaggio particolare che non dovrebbe, cioè, vabbè, adesso non ci interessa fare l'analisi dei personaggi Star Trek, però il senso è che tra virgolette non ha senso, non dovrebbe, no, e quindi insomma lei muore ed è questa perdita incredibile, talmente incredibile che è festa nazionale sull'Enterprise, il suo compleanno, perché tutti la ricorderanno, perché una persona così non esisterà mai più, non è mai esistita e mai più esisterà, e questo è il coronamento dello stereotipo, del personaggio stereotipo che Pola riscontrava in tantissimi scritti. Ed è proprio questo il punto. Esiste una tipologia di personaggio, un personaggio cliché, che in realtà può essere sia maschile che femminile, ma in partenza è partito come personaggio femminile, che ha preso il nome tecnico di Mary Sue. Infatti, a oggi, quando si parla di Mary Sue, non si intende un nome proprio e non si intende nemmeno questo personaggio creato da Pola. Ma il fatto che Pola abbia scovato questo tipo di personaggio cliché all'interno degli scritti e per caso l'abbia chiamato Mary Sue è diventato il termine tecnico per designare un personaggio cliché fatto così. Ma quindi, un po' più nel particolare, come è fatta una Mary Sue? Cioè, come è fatto questo tipo di personaggio cliché? Andiamo quindi ora a elencare, a raccontare le caratteristiche principali di una Mary Sue, cioè di un personaggio così, di questo cliché che prende il nome, ormai tecnico, di Mary Sue. Una Mary Sue, di solito, ha un nome piuttosto improbabile. Nella fanfiction di Pola, cioè la fanfiction manifesto che stana questo personaggio, il personaggio si chiama Mary Sue, che di per sé è un nome normale, d'accordo, è un nome composto, ma i nomi composti sono nomi normalissimi. Quindi nel caso di Pola non è che Mary Sue abbia un nome chissà quanto strano. Però in effetti è piuttosto frequente che quando si crea un personaggio di questo tipo gli si dia un nome un po' improbabile. Per esempio, il nome che si tende a dare a questo tipo di personaggio può essere troppo lungo, per esempio composto da più e più e più nomi. Per fare un esempio in italiano, Azzurra, Ametista, Isabella, Giordana, Licia, Regina. Sono nomi molto belli, però è improbabile che una persona li abbia tutti insieme e soprattutto così tanti. Ed è anche improbabile che anche qualora una persona abbia molti e molti nomi, è improbabile che si presenti con tutti quanti. Solitamente le persone ne scelgono uno. E quindi anche l'idea che il personaggio si presenti come
sono azzurra, ametista, cos'è che avevo detto? Sono azzurra, ametista, Isabella, Giordana, Licia, Regina e lui è Jon Snow. Quindi è un po' improbabile. Un altro modo in cui a volte il nome di questo tipo di personaggio è improbabile è che per esempio il personaggio ha un nome alieno, che di per sé non è una cosa sbagliata. Se siamo in un contesto di fantascienza è possibilissimo che una persona abbia un nome non terrestre, magari anche se è un terrestre. Del resto voglio dire, nulla vieta a una persona italiana di chiamare proprio figlio o figlia con un nome appartenente a un'altra lingua. Assolutamente, quindi è verosimile che in un contesto fantascientifico dove ci sono più pianeti e più culture si usino anche nomi appartenenti a una razza aliena che non è, a una razza che non è quella terrestre. Il punto non è questo, è che di solito quando viene dato il nome alieno a questo tipo di personaggio segue un po' la logica dei troppi nomi di poco fa, quindi un nome alieno sì, ma davvero improbabile, che magari altri alieni non hanno e quindi di nuovo risulta un nome, come dire, specialissimo, un po' troppo, così tanto da diventare improbabile. E la stessa logica la segue il caso del nome esotico, quindi il fatto che questo personaggio abbia un nome esotico, quindi appartenente a una cultura, in questo caso terrestre, perché, parentesi, non è affatto detto che il personaggio cliché della Mary Sue esista solo nella fantascienza, può esistere in qualunque genere letterario e narrativo. Quindi, anche in ambito del tutto terrestre e non fantascientifico, questo tipo di personaggio può avere un nome particolarmente esotico, che di nuovo non c'è nulla di male a dare al proprio personaggio il nome di una cultura più lontana o più rara. Il problema è se diventa troppo e il punto della Mary Sue è che è sempre un po' troppo. E infine il nome improbabile che viene dato a questo personaggio può anche essere inventato, molto spesso inventato prendendo nomi esistenti e storpiandoli, che di nuovo si può fare, ma nel caso di una Mary Sue, insomma, è sempre un po' troppo, viene fatto sempre un po' all'eccesso. E ovviamente perché l'autore vuole rendere questo personaggio specialissimo, così tanto speciale che alla fine implode su se stesso. L'età. Una Mary Sue è sempre giovanissima. E quando dico giovanissima, intendo proprio giovanissima. I 15 anni e mezzo della fanfiction di Paula sono una presa in giro di ciò che lei leggeva, ma quando all'inizio avevo detto è caricaturale ma neanche troppo, è che in effetti le Mary Sue di solito hanno davvero questa età. Quindi le Mary Sue solitamente sono personaggi adolescenti, massimo ventenni. In casi molto rari si può sfiorare fino ai 30, ma diciamo che una Mary Sue di 30 anni è rara. Diciamo che via, per dare un colpo secco, fermiamo le Mary Sue ai 25. Normalmente sono adolescenti o poco più che ventenni. E questo ha un motivo, e i motivi sono almeno 3. Il primo motivo, diciamo tra virgolette il più banale, il più diretto, ecco, più corretto dire il più diretto, è che molto spesso le Mary Sue compaiono negli scritti di autori molto giovani e di conseguenza, anche essendo spesso dei self-insert, il personaggio rispecchia l'età di chi scrive e di conseguenza se è un adolescente a scrivere è adolescente anche il personaggio, per il semplice fatto che è molto più semplice, e questo per tutti, non solo per gli scrittori giovani, ma per tutti, è più semplice scrivere di un personaggio che ci assomiglia.
Perché se io scrivo di un personaggio che è donna come me, che ha la mia stessa età e che ha la mia stessa professione, io sono molto sicura nello scrivere perché so di quello di cui sto parlando. Se io invece dovessi creare un personaggio che è un uomo, ha, non lo so, 65 anni e fa il tecnico su una piattaforma petrolifera, devo andare a informarmi tanto e sono sempre un pochino sulle uova. Quindi per tutti, chiunque scrive per tutti, è sempre più semplice scrivere di qualcosa che ci è vicino perché lo conosciamo. Quindi è molto diretto che se lo scrittore, se l'autore del testo è un adolescente, è molto diretto il fatto che anche il personaggio sia un adolescente. E quindi siccome la Mary Sue è in media più presente quando lo scrittore è più giovane, ecco, questo è il primo motivo diretto per cui la Mary Sue normalmente è giovane. Poi in realtà la Mary Sue è un pericolo per chiunque scrive perché siamo tutti esseri umani e quindi a fare il personaggio autobiografico ci metti un attimo ed è un attimo che entri la Mary Sue. Però, insomma, la prima ragione diretta è questa. Il secondo motivo per cui una Mary Sue è sempre così giovane è che è il personaggio specialissimo. Qualunque caratteristica ha la Mary Sue è perché è il personaggio specialissimo e quindi deve anche spiccare su tutti. Perciò la Mary Sue, ovviamente inteso come personaggio, non solo spicca su tutti i suoi coetanei, ma riesce a spuntarla anche su persone che hanno o dovrebbero avere evidentemente più esperienze e più capacità di lei. Questa cosa nella fanfiction di Pola è esplicitata nella scena in cui i 4 ufficiali più importanti, più esperti e più capaci dell'Enterprise non riescono a fare quello che fa lei con una semplicità estrema, cioè fa scattare la serratura con la forcina per capelli. Lei ha battuto a 15 anni e mezzo 4 ufficiali, 4 militari addestrati con un sacco di anni di esperienza sulle spalle. Ecco, questo è il concetto della Mary Sue. Anche uscendo dall'ambito fantascientifico, se siamo per esempio in un ambito aziendale, entra un personaggio Mary Sue in azienda, magari ha 18 anni, e passa davanti a tutti, fa una carriera incredibile perché lei riesce a fare tutto, cioè lei ne sa di più anche delle persone di 45, 50, 55 anni o più che sono in azienda da chissà quanti anni. Perché il punto è che se c'è un personaggio, una persona, un personaggio che ha per esempio 50 anni, ci sta che dopo essersi fatto un mazzo così, ci sta che ha carriera, che ha una carriera all'interno dell'azienda. Ma se arriva un personaggio di 18 anni e brucia tutti sulla linea di partenza, tutti fanno Ecco, questo è il punto Mary Sue. Quindi il fatto di essere sempre così giovane è perché questo personaggio deve essere sempre lo specialissimo. E il terzo motivo per cui il cliché del personaggio vincente, quindi il cliché della Mary Sue, è sempre così giovane, è qualcosa di non troppo bello, ma che va detto. Nel caso di un personaggio femminile, poi vale anche per il personaggio maschile, ma con i limiti un po' più elastici. Spesso una ragazza, una donna, è considerata valida, bella e desiderabile solo entro una certa età. Io la trovo una cosa tremenda perché non è affatto vera né per le donne né per gli uomini, ma tant'è. Purtroppo il pregiudizio, il preconcetto vuole che una donna sia bella, valida, desiderabile solo entro una certa età, di solito entro i 30 più o meno. E quindi siccome la Mary Sue deve sempre essere bellissima e tra un attimo lo vediamo, tutti si innamorano sempre di lei, e poi vale anche per il personaggio maschile, dopo diciamo qualcosa anche sulla Mary Sue maschile. Adesso torniamo al personaggio femminile perché è quello che è partito così, quindi facciamo l'analisi prima sul personaggio femminile. Quindi, essendo anche il personaggio di cui tutti si innamorano, deve essere bellissima e perciò purtroppo entra molto spesso il pregiudizio e di conseguenza il personaggio Mary Sue è sempre molto giovane anche per questa ragione. Quindi,
sia per il fatto diretto che spesso i personaggi Mary Sue compaiono più frequentemente in scrittori giovani, sia per il fatto che Mary Sue deve battere tutti anche sul tempo e quindi deve sempre essere la più giovane di tutti, e purtroppo anche dato dal fatto che c'è il pregiudizio, il preconcetto che una donna è bella solo se è molto giovane, troviamo che la Mary Sue è sempre molto o troppo giovane, spesso è troppo giovane per il posto dove è nella narrazione. E la Mary Sue quindi non cresce mai, non invecchia mai, piuttosto muore. E lo vediamo tra un attimo. L'aspetto fisico. La Mary Sue è bellissima, sì, ma talmente bella da essere improbabile. La sua bellezza, infatti, passa attraverso descrizioni che tendono a essere il più particolari possibili. Particolari non nel senso di particolareggiate, o a volte anche particolareggiate, ma particolari nel senso di rare. Per esempio, un cliché che si trova piuttosto spesso in questo tipo di personaggi è la ragazza con i capelli rossi e gli occhi verdi, che è chiaramente una combinazione molto rara e anche molto bella, ma per l'appunto soprattutto molto rara. Poi chiaramente non è detto che sempre un personaggio cliché di questo tipo abbia i capelli rossi o gli occhi verdi, né è assolutamente detto che qualora si descriva un personaggio con i capelli rossi e gli occhi verdi sia una Mary Sue. Chiaramente per fare un personaggio cliché ci vuole tutta una rosa di caratteristiche, tutta una rosa di cliché, di stereotipi che giocano insieme. Non basta che il personaggio abbia i capelli rossi, è ovvio. Quindi, tornando a noi, la bellezza della Mary Sue passa spesso per descrizioni che comportano queste sue caratteristiche diverse dagli altri. Quindi se ha per esempio i capelli neri, sono neri sì, ma di un nero diverso da tutti gli altri, oppure gli occhi possono avere dei colori molto particolari come il grigio piombo, il dorato o cose di questo tipo. Quindi anche nell'aspetto fisico la Mary Sue è sempre specialissima. E a volte questo essere specialissima anche nell'aspetto fisico è estremizzata ancora di più. Per esempio dando al personaggio cliché della Mary Sue delle caratteristiche fisiche, diciamo, non umane. Per esempio le orecchie a punta, per esempio delle unghie da felino, per esempio delle ali, che di nuovo non c'è niente di sbagliato nel descrivere un personaggio che ha questo tipo di caratteristiche, perché il tutto dipende sempre come è giocato nel suo insieme e come si comporta entro la narrazione. Quindi qui parliamo sempre di personaggio cliché che mette insieme un bel po' di roba. Quindi anche in questo caso, anche qualora la Mary Sue abbia caratteristiche non umane, sono sempre delle caratteristiche che la rendono speciale. Ma importantissimo, speciale a livello positivo. Quindi la Mary Sue non avrà mai una caratteristica fisica che la rende meno bella. Qualunque caratteristica fisica ha la Mary Sue la rende bellissima, anche qualora venga fatta passare come un difetto. Perché questa è un'altra caratteristica interessante. La Mary Sue non ha difetti e per difetto in ambito narrativo si intende qualcosa che gioca contro il personaggio, quindi qualcosa che mette in difficoltà il personaggio. Mary Sue normalmente non ha nulla di ciò, anche quando viene presentato come tale. Per esempio c'è la caratteristica X che viene presentata come un difetto. Sì, è bellissima, ma ha questa X caratteristica. Ok? Però poi subito dopo viene detto che però, per esempio, per via di questa caratteristica veniva amata da tutti perché è considerata più gentile, oppure grazie a questa X caratteristica poteva capire meglio le persone. D'accordo, non è un difetto. Perché quella X caratteristica, qualunque essa sia, che viene presentata come difetto, dovrebbe giocare contro il personaggio. Ma così gioca a favore del personaggio, quindi non è un difetto. E questa è un'altra caratteristica importante. La Mary Sue non ha difetti.
E un'altra cosa spesso, non sempre, ma spesso presente nel personaggio cliché della Mary Sue è che il personaggio non è cosciente della sua bellezza, così come non è cosciente delle sue abilità, così come non è cosciente del potere che esercita su tutti gli altri personaggi. Quindi possiamo, per esempio, trovare il personaggio Mary Sue che è bellissima, ma non si cura, non si prende cura di sé, non presta attenzione a sé perché si considera magari di poco valore, brutta, senza qualità e così via. E questo, di nuovo, potrebbe essere un difetto, inteso in senso narrativo, Sto parlando in senso narrativo, assolutamente non in senso delle persone reali. In senso narrativo potrebbe essere un difetto, perché? Perché questo tipo di comportamento potrebbe giocare contro il personaggio e quindi metterlo in difficoltà. Ma in realtà non è mai così, perché anche qualora il personaggio Mary Sue si comporti in questo modo, in realtà alla fine ne trae dei vantaggi invece che averne degli ostacoli. E quindi, per esempio, viene messo in luce quanto bella sia anche se non si prende cura di sé. Oppure viene messo in luce quanto capace sia anche se non fa niente per esserlo. E così via. Perciò anche in questo caso un comportamento potenzialmente limitante per il personaggio diventa potenziante e quindi di nuovo Mary Sue non ha difetti. E a proposito, quello delle capacità è un altro punto classico e tipico della Mary Sue. Mary Sue sa fare cose, ma non ha mai lavorato per saperle fare. Che ci sta creare un personaggio con un talento innato. Però solitamente Mary Sue non ha un talento innato. Mary Sue riesce in tutto. Sa fare cose che non dovrebbe saper fare. Appena si mette a fare qualcosa riesce subito. Appena prova a fare qualcosa va tutto bene. Lei riesce a fare ciò che altri non riescono a fare anche se ne sanno più di lei. Lei non si è mai particolarmente impegnata o ha lavorato per ottenere delle competenze o delle capacità, però sa fare, magari si trova nel momento di emergenza e wow, è lei che salva tutti. Anche questo è un sistema piuttosto tipico riscontrabile all'interno di questo tipo di personaggi. Anche perché a volte il personaggio Mary Sue vanta come specialissima anche una genetica particolare. Può essere nobile, può avere discendenze di culture particolari, può avere discendenze aliene, può avere poteri soprannaturali, a volte purtroppo anche nelle narrazioni in cui il soprannaturale non è contemplato e così via. E molto spesso queste ascendenze nobili o non hanno, scusate, non solo ascendenze nobili, queste ascendenze speciali a volte o non hanno un ruolo nella trama oppure hanno il ruolo di giustificare eventuali sue abilità o talenti. L'amore è un altro punto molto molto frequente quando si parla di personaggi cliché Mary Sue. Di solito tutti amano Mary Sue. No, non è vero. Chi ama Mary Sue la ama e chi non la può amare la odia e la invidia perché vuole essere come lei. Questo è qualcosa di molto tipico che si riscontra in presenza di questi personaggi. C'è quindi il personaggio Mary Sue, il personaggio cliché, del quale una buona parte dei personaggi principali, se non tutti i personaggi principali, e non parliamo necessariamente di 10 personaggi principali, possono essere anche solo 2, però i personaggi principali sono spesso tutti innamorati di lei. Lei parlo come personaggio femminile, lo vedremo varrà anche al maschile. Quindi, personaggio Mary Sue, tutti sono innamorati del personaggio Mary Sue. Ma chiaramente c'è chi non è innamorato del personaggio Mary Sue, chi non la può amare per varie ragioni. Possono essere ragioni banalmente di orientamento sessuale. Facciamo finta, il personaggio Mary Sue è una donna, c'è un'altra donna che è eterosessuale, quindi non ama Mary Sue e quindi la odia. Non c'è mai una via di mezzo, cioè questo personaggio non sta mai indifferente a qualcuno, o lo ami o lo odi.
E solitamente chi lo odia sono sempre cattivi personaggi, sono sempre brutte persone, hanno sempre qualcosa di gravemente che non va e gli andrà sempre male qualcosa. Quindi Mary Sue è, come dire, quel personaggio che tiene le fila di tutti gli altri, perché tutti gli altri personaggi alla fine gravitano attorno al personaggio Mary Sue e agiscono in funzione del personaggio Mary Sue. E infine, malattia e morte. Mary Sue è molto spesso colpita da malattie e o da morte. Il punto è che anche in questo caso il modo in cui lei viene colpita, per esempio da una malattia, non è realistico. Una malattia è qualcosa di terribile e quindi, per essere realisti, quando si scrive di un personaggio colpito da una malattia, bisogna sapere bene cosa fa quella malattia e poi bisogna tenere conto delle conseguenze fisiche e delle conseguenze psicologiche, perché chiaramente se la malattia in questione ha un impatto narrativo, non parliamo di un pochino di mal di gola, non parliamo di un giorno di raffreddore, parliamo di qualcosa di grave, perché altrimenti non ha un impatto narrativo. Una malattia grave, qualunque essa sia, ha un impatto tremendo, sia a livello fisico sia a livello psicologico e quindi, per essere realisti, il personaggio deve sentire il colpo per forza. Ecco, Mary Sue no. In qualche modo la malattia riesce sempre a rendere il personaggio Mary Sue più bella, la rende migliore, la rende più brava, la santifica, in poche parole. Quindi Mary Sue non accusa mai un colpo psicologico così pesante come quello che può essere per una malattia. Assolutamente, insomma, può prendere qualunque cosa, anche il peggio morbo alieno, che al massimo diventerà più bella. Tutto quello che otterrà è che gli altri la ameranno ancora di più. Non è chiaramente realistico. E la morte. Quando un personaggio Mary Sue muore, muore santificato. Neanche muore da eroe, muore proprio santificato. Infatti, quello che scriveva Pola nella sua fanfiction, nel suo testo parodistico, è proprio questo. Una cosa, diventa festa nazionale sull'Enterprise il suo compleanno. Ecco, è questo. La Mary Sue, quando muore, diventa praticamente un personaggio santificato. Non c'è mai stato nessuno come lei, non ci sarà mai nessuno come lei. Gli altri personaggi, in sostanza, non hanno più una ragione per andare avanti, narrativamente parlando, e di conseguenza lei era il fulcro di tutto, il fulcro di chiunque all'interno della narrazione e viene santificata. E anche questo non è molto realistico, perché il punto è che all'interno della narrazione si vede come l'intero impianto narrativo si comporti in questo modo. Questa dinamica, per esempio, può avere senso se accade a un personaggio che magari aveva un rapporto particolare con il personaggio che è stato fatto morire dall'autore. Ma quando l'intero impianto narrativo si comporta così perché l'unico motivo per cui esisteva l'impianto narrativo era dare lustro, dare luce e portare sul palmo di mano il personaggio Mary Sue, capiamo che insomma qualcosa non ha funzionato. In sostanza, quindi, il personaggio Mary Sue è un cliché, è uno stereotipo ed è lo stereotipo del personaggio perfetto. E se è uomo, il personaggio? Perché, come abbiamo visto, Mary Sue si chiama Mary Sue perché è Paula Smith che ha scovato questo personaggio, che l'ha portato alla luce e l'ha portato all'attenzione di chiunque scriva, l'ha fatto in via femminile e l'ha chiamata Mary Sue. Ma chiaramente questo tipo di personaggio, essendo uno stereotipo, è in sostanza un progetto di scrittura e quindi il personaggio può essere femminile
oppure maschile. Il personaggio maschile è egli stesso chiamato Mary Sue, perché come abbiamo visto ormai Mary Sue è un termine tecnico, quindi non è più un nome proprio, perciò Mary Sue designa questo tipo di personaggio cliché sia che sia femmina sia che sia maschio. Però c'è da dire che, volendo, il personaggio stereotipo della Mary Sue al maschile può anche essere chiamato Gary Stu o meno frequentemente Marty Stu. E il personaggio Mary Sue al maschile è identico a quello femminile. Punto. Nel senso, ha tutte le caratteristiche che ha il personaggio femminile, per il semplice fatto che parliamo di uno stereotipo. Quindi troveremo un ragazzo molto giovane, anche qui parliamo di ragazzi adolescenti, massimo ventenni, massimo venticinquenni, in realtà gli uomini hanno un pochino più di agio, e quindi addirittura possono arrivare ai 30 anni, c'è proprio una roba incredibile. Però diciamo che si barcamenano lì, 30, poco più di 30, ecco, però non andiamo oltre. Poi troviamo un personaggio che ha spesso dei nomi improbabili, magari non tanto perché sono lunghi, ma perché sembrano nobili, ricercati, strani, eccetera. Abbiamo ovviamente un personaggio bellissimo, di una bellezza irreale, anche lì con occhi di colori particolari, capelli biondissimi, e cose di questo tipo, fisico palestrato, mai un pelo fuori posto, ecco. E però c'è effettivamente di solito una differenza rispetto alla Mary Sue, personaggio femminile. E la differenza, o meglio in realtà pensandoci bene sono due differenze, sono queste. Una differenza è nella posizione sociale. Molto spesso, è chiaro, non è sempre vero, ma nella maggior parte dei casi troviamo la Mary Sue, personaggio femminile, che ha tantissimi talenti, magari ascendenze nobili, quello che è, però un livello sociale non troppo buono, o medio o addirittura basso, e anche a livello di denaro può essere molto spesso che la Mary Sue non stia benissimo, mentre invece il Gary Stu, quindi il Mary Sue uomo, è spesso ricchissimo, quindi ha una posizione sociale molto 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 elevata, nonostante molto spesso la giovanissima età. E che lì la domanda sarebbe: se è ricco di famiglia va bene, e a volte lo è, ma a volte se fatto da solo, nonostante abbia un'età dove effettivamente non è così tanto verosimile avere così tanta ricchezza a un'età così giovane. Quindi questa è la prima differenza, lo status sociale. Spesso la Mary Sue donna ha uno status sociale basso, spesso il Gary Stu, quindi il Mary Sue uomo, ha uno status sociale alto e molti soldi. E la seconda differenza è nel carattere. Spesso, anche qui non è sempre vero, ma molto spesso, la Mary Sue donna ha un carattere quasi santo, quindi buonissimo, bravissimo, gentilissimo, che si sacrifica per gli altri e così via. Poi ripeto, non è sempre vero, perché ci sono personaggi riconoscibili come Mary Sue e Mary Sue femmine che hanno apparentemente un caratteraccio, quindi non è sempre vero, però ora io sto parlando nella maggioranza dei casi, anche perché questo video a un certo punto deve finire, perché se dovessi spiegare tutto quello che si può dire su questo cliché letterario non finiamo più. Quindi tornando a noi, nella buona parte dei casi troviamo che la Mary Sue donna ha un carattere da santa, quindi è brava, è gentile, è altruista, si sacrifica per gli altri, eccetera, eccetera, mentre nella maggior parte dei casi troviamo che il Mary Sue uomo, quindi il Gary Stu, ha un carattere ombroso e tenebroso. E lì dopo ci sono le scale di quanto può essere ombroso, tenebroso, addirittura apparentemente cattivo o a volte francamente cattivo questo personaggio, che poi molte volte venga fatto passare come buono, ma purtroppo molte volte se si analizza la narrazione è cattivo.
punto, cioè purtroppo da lì non ci si scappa, però viene venduto, ecco, viene fatto passare come personaggio buono ma. E quindi c'è anche questa differenza, la Mary Sue santa, il Gary Stu cattivo, poi in realtà è buono dentro, però è cattivo. E quando gli scritti, perché come sempre non parliamo solo di fanfiction, siamo partiti dalle fanfiction, ma in realtà questi personaggi ci possono capitare in qualunque cosa facciamo, in qualunque cosa fa chiunque. Quindi quando le narrazioni sono anche rivolte a un pubblico più adulto, quindi magari ci possono essere trattati dei temi come il sesso, troviamo molto spesso che la Mary Sue donna è inesperta, mentre il Mary Sue uomo, quindi il Gary Sue, è molto molto esperto. Quindi abbiamo la formazione di questi due cliché. Tenuto conto di queste differenze, di queste due differenze piuttosto grosse che distinguono questi due cliché di personaggio, per il resto vediamo che tutte le altre caratteristiche, la bellezza, lo specialissimo, l'essere specialissimo, il nome, le capacità, le abilità, i talenti, eccetera, sono comuni a questo cliché. E quindi, in buona sostanza, che cosa abbiamo? Sia che sia uomo, sia che sia donna, la Mary Sue, come cliché di personaggio, è il personaggio assolutamente perfetto, ma così perfetto che è addirittura speciale, specialissimo rispetto a chiunque altro. Ma qual è il pericolo di questo personaggio? Beh, il pericolo, o diciamo i pericoli, sono fondamentalmente due, se vogliamo fare una cosa un po' riassunta. Il primo pericolo è scontentare il lettore oppure lo spettatore, perché insomma può essere che questo personaggio possa risultare da poco credibile a francamente antipatico e quindi c'è il rischio, che non è sempre vero, ma c'è il rischio di scontentare il fruitore della narrazione, che non riuscendo a immedesimarsi in un personaggio così troppo, alla fine abbandona la narrazione. Alla fine si trova distaccato da ciò che sta o leggendo o guardando o fruendo in vario modo. E quindi il primo rischio è di allontanare il pubblico, di allontanare le persone perché, insomma, anche meno. E il secondo pericolo è proprio narrativo. Un personaggio così, o a volte addirittura due personaggi così, perché potrebbe anche essere che a volte ce ne sono due nella stessa narrazione, ma già uno basta e avanza, un personaggio così monopolizza qualunque cosa. La narrazione intera, l'impianto narrativo intero è al servizio di questo personaggio. E quindi cosa accade? Che diventa tutto molto prevedibile, perché una volta che si capisce con che tipo di personaggio ho a che fare, quindi mi immagino più o meno che cosa farà, come è, diciamo che l'imprevisto diminuisce molto, perché se io per esempio comincio a capire che questo è il classico personaggio perfetto che non può mai fallire, qualunque cosa gli accadrà, io me lo immagino già che gli andrà bene. Se io vedo che questo personaggio è lo specialissimo della situazione, se c'è una tresca amorosa, verosimilmente so già che finirà col personaggio migliore che c'è dentro, e così via. Quindi la narrazione diventa incredibilmente prevedibile proprio perché, essendo questo personaggio cliché così forte, piega la narrazione ai suoi favori e di conseguenza anche la narrazione diventa un cliché, anche l'ambiente diventa un cliché. E quindi potremmo dire in un certo qual senso che la narrazione perde di appeal, perde di, come dire, di imprevisto, perde di emozione, proprio perché, beh dai, più o meno ho già capito come va a finire, più o meno ho già capito cosa succede. E il punto è, noi siamo partiti dicendo che questo tipo di cliché è più frequente negli scrittori più giovani.
Ed è vero, però questo non significa che se uno scrittore è più adulto o più esperto sia immune dalla Mary Sue, tutt'altro. Prima di tutto, chiunque scrive, chiunque di noi ha scritto almeno una volta, ma in realtà più di una volta, una Mary Sue. Chiunque. C'è chi dice sì e c'è chi mente. Chiunque. Ma al di là di questo, la Mary Sue si può infiltrare sempre, perché è naturale ed è umano, anche quando sei esperto. Poi quando sei esperto te ne accorgi magari, però è naturale ed è umano che quando si scrive, uno, si abbiano dei personaggi preferiti, che quindi tendi sempre a salvarli un po', e due, e a dargli qualcosa di speciale, e due, c'è il rischio che cominci a identificarti in qualche personaggio. E quando un personaggio o è un self-insert perché mi ci voglio mettere io, oppure non era pensato così, però alla fine comincia a diventarlo, c'è sempre il rischio Mary Sue, per chiunque. Perché è naturale così, perché quel personaggio lì, insomma, è il mio preferito, insomma, mi ci riconosco un po', insomma, ma pensa che bello se, e quindi il rischio Mary Sue è sempre dietro l'angolo, perciò in realtà è una cosa alla fine anche normalissima da creare. Secondo me, magari l'importante è, ecco, provare a essere sempre un po' sul chi va là, ecco, perché la Mary Sue è sempre in agguato. E infine, per concludere, la domanda, secondo me, la domanda del secolo. Ma cosa succede se io leggo un libro o vedo un film e mi rendo conto che quel personaggio lì e magari anche quell'altro sono questo tipo di cliché, però a me piace? Cosa succede? Niente. Assolutamente niente. E va benissimo così. Questa è la mia opinione. Secondo me è importante sapere quello che ho davanti. Quindi avere un livello critico e per livello critico non intendo parlare male di qualcuno, cioè la critica non è parlare male, la critica è analizzare i punti di forza e i punti di debolezza. Questa è la critica. Per esempio nell'arte la critica è questo, non è insultare qualcuno, quello è insulto, non è critica. Quindi il livello critico vuol dire, ok, so che cosa ho davanti. Ah sì, questa narrazione è fatta così, questo personaggio è un cliché, quest'altro invece è fatto meglio. Questo è il livello critico. Ottimo. Dopo di questo, il gusto personale è personale. Quindi se una cosa piace va benissimo e se una cosa non piace va benissimo. L'importante, secondo me, è non confondere il gusto personale con la qualità critica. Cioè, se una cosa mi piace, allora non è che è la migliore cosa al mondo e tu devi considerarla la migliore al mondo. No, non è questo il punto. Cioè, io posso benissimo vedere una cosa e dire, io mi rendo conto che a livello qualitativo non è poi granché. Quindi, a livello qualitativo magari mi rendo conto dei limiti, mi rendo conto di qualche difetto, mi rendo conto magari del perché questa cosa viene non molto apprezzata da altre persone, questo è il livello critico, ma a me piace e va benissimo, secondo me va benissimo perché quello è gusto personale e ovviamente vale anche al contrario. Io posso vedere una cosa e dire io mi rendo conto che questa cosa è di altissimo livello, ma a me non piace, quindi mi rendo conto che è di alto livello, perciò se so che viene per esempio valutata molto o se so che, poniamo un'opera d'arte, se costa molto, io mi rendo conto del perché effettivamente lo vale, ma io non la prenderei perché a me non piace. Questo è importante, quindi scindere quello che è l'effettiva valutazione critica dal gusto personale, non è detto che debbano andare insieme e va benissimo così. Quindi se a un certo punto io leggo un libro, guardo un film, guardo una serie TV, leggo qualunque scritto e mi rendo conto, dico, è un bel cliché, cioè c'è questa cosa così prevedibilissimo, ma a me piace. Ma va bene così.
in fondo è anche intrattenimento, quindi va bene così, può piacere, non c'è problema. Se per esempio si legge per divertirsi, si va a vedere un film per divertirsi, ma va benissimo così, quindi a posto. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. E voi, conoscevate già la Mary Sue? Fatemelo sapere in un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. E naturalmente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. E se pensate che questo video possa piacere anche a qualcun altro, condividetelo. E, cosa importantissima, iscrivetevi al mio canale e attivate anche le notifiche, così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora di essere stati con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!